Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione dell'elenco degli utenti, nonché la modifica e la cancellazione di record. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a definire la pagina per l'assegnazione dei permessi ai nostri utenti. Quindi per prima cosa ci spostiamo in backend, amministra pagine, sezione permessi utente e definiamo una nuova pagina che la chiamiamo permessi gruppo utenti, identificativo permessi gruppo, descrizione pagina dedicata alla gestione dei permessi gruppo utente. Tramite questa pagina sarà possibile definire i permessi per le pagine e per i pulsanti del nostro CMS. Nome file contenuto principale permessi gruppo.php. Creiamo il file con la funzione per, anzi con il form con la select on change. Nome file contenuto secondario non ne specifichiamo, visibilità menu e posizione voce neanche, e definiamo quindi la nostra pagina. Poi ci spostiamo in amministra pulsanti, permessi utente e definiamo un nuovo pulsante che lo chiamiamo permessi gruppo. Descrizione permette di assegnare i permessi utente gruppo o gruppo utente, meglio. Azione pulsante elenco gruppi, funzione da richiamare seleziona gruppo, e non andiamo a creare il file ma utilizziamo quello che abbiamo definito per la tabella elenco gruppi, quindi per il pulsante della modifica. Tipologia pulsante con immagine, pagina per il redirect permessi gruppo utenti, percorso immagine icone permessi.png, posizione 1 e messaggio conferma nessuno. Quindi, siccome l'abbiamo impostato ad 1 come posizione, il pulsante modifica gruppo lo spostiamo alla posizione 2 e il pulsante cancella gruppo lo spostiamo alla posizione 3. Perfetto. Quindi ci spostiamo in utenti e permessi. Qua dobbiamo aumentare la cella dei nostri pulsanti, quindi apriamo il file elenco gruppi, quindi elenco gruppi, e visto che ci siamo anche permessi gruppo, quindi elenco gruppi lo impostiamo al 7% e al 53% invece la descrizione. Quindi salviamo, premiamo F5, perfetto, definiamo i permessi per il gruppo amministratore, perfetto, e quindi in questa pagina vediamo di definire il form per l'assegnazione dei permessi al gruppo selezionato. Per quanto riguarda l'assegnazione dei permessi, abbiamo utilizzato quindi la select on change, quella che abbiamo definito per quanto riguarda la sezione backend, l'abbiamo utilizzata per amministra pagine, amministrazioni e così via, perché in realtà qua ci andremo a caricare l'elenco delle sezioni che abbiamo definito, quindi home page, backend, front-end e così via,
e per ogni sezione, quindi qua sotto vedremo di caricare l'elenco delle pagine, l'elenco dei pulsanti e delle azioni presenti all'interno delle pagine. Per ognuna di esse, quindi per ogni sezione, andiamo a selezionare quelle che vogliamo associare, quindi i permessi che vogliamo associare al gruppo che stiamo modificando. Quindi per prima cosa qua ci caricheremo l'elenco delle sezioni, quindi ci spostiamo nel nostro editor, in permessi gruppo decommentiamo la query principale, quindi la select on change, e qua faremo una select stellina from sezioni, e dal risultato, quindi nel ciclo while, qui dentro ci stampiamo row on change al campo id sezione come valore, e come testo invece ci mettiamo il nome della sezione. Bene, poi ad ogni ciclo while gli diciamo if get sezione è uguale a row on change al campo id sezione, allora la select sarà selezionata. Perfetto. Poi dobbiamo, con la seconda query, ricavarci l'id pagina per cui stiamo lavorando, quindi in questo caso permessi gruppo utenti, e quindi qua ricaveremo tramite questa query l'id pagina from pagine privata where identificativo alfanumerico è uguale a permessi gruppo. Perfetto, quindi all'on change della nostra select qua ci andrà id pagina and sezione uguale a this value. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, come vedete viene caricato di default home page, quindi la prima sezione definita, e poi alla selezione ovviamente la pagina viene aggiornata e qua sezione passa a 2. Ora modifichiamo a front-end e passa a 4. Perfetto. Il pulsante non ci serve perché non dobbiamo alla selezione della sezione andare in ulteriori pagine, quindi lo possiamo cancellare. Bene, e quindi dicevamo che possiamo dare magari una descrizione alla select, quali scriviamo selezionare una sezione di riferimento. Perfetto. E quindi dicevamo che qua sotto dobbiamo strutturare, quindi caricare l'elenco delle pagine associate alla sezione per cui stiamo lavorando, quindi in questo caso front-end, e poi sotto le azioni e i pulsanti associati a questa sezione. Bene, quindi definiremo una nuova tabella aperta e chiusa, un tr aperto chiuso, un td colspan 2, e qua ci scriviamo elenco voci menu, e poi apriamo il PHP, quindi andiamo un po' a capo, quindi dicevamo apriamo il PHP e innanzitutto ci andiamo a selezionare, quindi cell voci, quindi ci andiamo a selezionare tutti i titoli delle pagine per cui abbiamo assegnato visibilità uguale a 2, che fanno parte quindi del menu secondario, e quindi gli diremo select id pagina virgola e titolo from pagine privata where visibilità menu uguale a 2.
e poi li aggiungiamo and fk sezione sarà uguale a id sezione, quindi la sezione per cui stiamo lavorando. Quindi in realtà nell'intestazione della nostra pagina gli diciamo if isset $_get sezione allora id sezione sarà uguale a get sezione. Altrimenti la impostiamo uguale a 1 di default, quindi $id sezione sarà uguale a 1, quindi home page. Perfetto, e quindi qua la nostra query ricaverà tutte le voci, quindi tutte le pagine con visibilità uguale 2 associate alla sezione per cui stiamo lavorando. Bene, quindi eseguiamo la nostra query, sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $sell voci, eseguiamo la query, quindi while row voci è uguale a MySQL fetch array di res voci, quindi per ogni diciamo pagina con visibilità uguale 2 li facciamo stampare una riga, quindi tr aperto e chiuso, e al suo interno una cella with 5%, poi vediamo il risultato, nel caso lo modifichiamo, e poi un td invece con with 95%, e nella prima cella ci inseriamo una input type checkbox, e per il momento non gli specifichiamo altre istruzioni alla nostra input, e nel secondo invece ci stampiamo row voci al campo titolo, quindi il titolo della pagina. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ha stampato correttamente tutte le voci associate al front-end che hanno visibilità uguale 2. Quindi gestione layout, gestione script, gestione menu e gestione pagine. Perfetto. Ora, visto che ci siamo, correggiamo questo 5% con l'1%, in modo da avere le checkbox più attaccate al testo. Vediamo un attimino. Quindi utenti permessi, permessi gruppo, home page ovviamente non è neanche una, quindi ci spostiamo in backend. Sì, diciamo che mi piace un po' di più, e visto che ci siamo settiamo bold tutte le voci, e quindi quali diremo anzi facciamo così, mettiamo 20% e li diciamo style font weight bold, e poi aggiungiamo anche un'altra cella, quindi questo diverrà colspan 3, e la seconda cella la impostiamo invece del 79%, e qua ci stampiamo la descrizione della nostra pagina, quindi ricaviamo id pagina, titolo e descrizione. Vediamo un po', salviamo, premiamo F5, ok, ora li andiamo a togliere il bold alla descrizione,
Perfetto, ora dobbiamo stampare a video l'elenco delle pagine che non hanno invece una voce menu, e quindi qua in realtà gli diremo elenco pagine con una voce menu. Perfetto, poi stampiamo, quindi abbiamo detto le pagine che non hanno una visibilità menu, e quindi dovremo dirgli che il campo visibilità menu è uguale a null, quindi qua gli diremo altre pagine della sezione. Perfetto, e quindi le voci saranno where visibilità menu, dobbiamo togliere l'uguale e dirgli semplicemente is null. Salviamo, premiamo F5. Perfetto, come vedete ci ha inserito tutte le pagine della sezione front-end, scusate, della sezione back-end, per cui non è stata specificata la visibilità menu, quindi modifica pulsante, azione, sezione e quant'altro. L'unica che non ha una descrizione è elenco pagine, quindi visto che ci siamo gliela diamo. Elenco pagine, diciamo pagina dedicata alla gestione delle pagine dell'area privata, virgola, tramite questa pagina sarà possibile modificare e cancellare una pagina. Perfetto, quindi utenti permessi, gruppo amministratore, sezione backend. Ok, adesso anche elenco pagine nella sua descrizione. Bene, ora dobbiamo definire l'elenco dei pulsanti, quindi della sezione per cui stiamo lavorando, e li organizzeremo per azione. Quindi faremo una nuova tabella, quindi aperta e chiusa, apriamo il PHP e innanzitutto faremo una select e ci recuperiamo le azioni associate alla sezione per cui stiamo lavorando, e quindi select stellina from azioni where fk sezione è uguale id sezione. Perfetto, eseguiamo la nostra query, quindi MySQL query di connessione virgola $sell azioni, e per ogni azione che trova, quindi while row azioni è uguale a MySQL fetch array di res azioni, ci stampiamo un tr, quindi aperto e chiuso, e all'interno del tr ci stampiamo un td callspan 3, aperto e chiuso, e al suo interno stampiamo row azioni al campo nome, quindi il nome della nostra azione. Perfetto, e visto che ci siamo lo mettiamo anche in maiuscolo, quindi str topper, anche questa funzione l'abbiamo già vista.
stampa in maiuscolo il suo contenuto. Perfetto. Poi all'interno del ciclo while riapriamo nuovamente il PHP e ci selezioniamo tutti i pulsanti associati a questa azione. Quindi faremo una nuova select, quindi cell pulsanti, che sarà uguale a select stellina from pulsanti where fk azione è uguale a row azioni al campo id azione. Bene, quindi eseguiamo la nostra query. Quindi MySQL query connessione virgola $cell pulsante, e per ogni pulsante che trova, quindi while row pulsante è uguale a MySQL fetch array di res pulsante, ci stampiamo un tr aperto chiuso e al suo interno un td with 1% e ci mettiamo la solita input type checkbox, e per il momento non gli specifichiamo altro. Poi aggiungiamo un td with 20% e ci stampiamo al suo interno row pulsante al campo nome e poi la descrizione, quindi td with 79% e ci stampiamo la descrizione, quindi row pulsante di descrizione. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, ci ha stampato l'azione, il nome del pulsante, ma la descrizione no, perché qua è pulsante, non pull. F5, bene, quindi ha stampato correttamente anche la descrizione. Ora, visto che ci siamo, mettiamo questo maiuscolo, poi mettiamo i nomi dei pulsanti bold, quindi qua style font weight bold, e quindi abbiamo detto qua, allora la descrizione in realtà non mi piace, allora abbiamo detto elenco pagine con una voce menu, allora elenco pagine sezione con visibilità menu, altre pagine della sezione, quindi qua andrà maiuscolo però, quindi elenco pagine sezione con una visibilità and acute, menu, quindi and u acute,
perfetto, e poi qua gli scriviamo invece altre pagine della sezione senza visibilità menu. E anche qua ci scriviamo della, salviamo. Oh, però in realtà la U accentata non ce la sta mettendo maiuscola. Qua mi sa che è U grande, vediamo un po'. Sì, quindi U grande. Perfetto. Ora in realtà però aggiungiamo le nostre tabelle all'interno di un div con un'altezza fissa, perché non mi piace la pagina così lunga, e gli diamo un overflow y scroll. Quindi da elenco pagine definiamo un div e gli diciamo style 8 500 pixel e poi gli diciamo overflow trattino y scroll e racchiudiamo le nostre tabelle. Vediamo un po', salviamo, F5. Oh, almeno rimane un po' più ordinato. Bene, ora come ultima modifica inseriamo qua in alto la dicitura per selezionare l'intera sezione e il nome della sezione di riferimento. Quindi al di fuori del div inseriremo una tabella quindi aperta e chiusa, apriamo il PHP, ci selezioniamo la pagina, quindi la pagina che non compare né come voce menu e né come altra pagina, quindi con visibilità uguale 1 praticamente. Quindi gli diremo select titolo from pagine privata e gli aggiungiamo where visibilità menu uguale 1 and fk sezione è uguale ovviamente a id sezione. Perfetto, eseguiamo la query. Quindi MySQL query di connessione virgola $sell pagina, ricaviamo il dato e ci stampiamo un tr un td with 1% e ci mettiamo la solita input senza specificare altro e poi gli aggiungiamo un td with 99% e gli diciamo seleziona l'intera sezione. E visto che ci siamo, gli diciamo anche style font weight bold. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, perfetto, e ha inserito correttamente la nostra checkbox con
la dicitura seleziona intera sezione e sta al di fuori del nostro div. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida porteremo avanti questa sezione definendo la funzione JavaScript per selezionare i dati e poi inoltreremo i dati alla pagina per l'inserimento dei permessi per il gruppo.